Ciao a tutti, miei cari, e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Spero che stiate passando una giornata magnifica, perché oggi vi porto una storia che farà chiacchierare a lungo, soprattutto chi ha seguito ogni sussurro, ogni sguardo, ogni eco legato a una coppia che ha segnato un'epoca della nostra televisione, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Lo avete letto già nel titolo, e il titolo dice molto più di quanto sembri. Neslihan reagisce all'intervista di Burak su Vanity Fair. Sì, è proprio così. Ci sono movimenti, segnali, impressioni che non possiamo ignorare. Se siete tra quelli che non perdono mai un dettaglio sul loro mondo, accomodatevi e restate con me fino all'ultimo minuto, perché srotoleremo il filo di ogni dettaglio, con la calma di chi sa che nelle sfumature si nasconde la verità. Prima di partire, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella, non volete perdervi i prossimi capitoli di questa storia. La notizia in sé è una bomba. Burak, il nostro indimenticabile Kemal Soydere, ha rilasciato una lunga conversazione a Vanity Fair, una vetrina che non tutti ottengono e che, quando arriva, non lascia nulla al caso. Vanity Fair significa sguardo lucido, domande che bucano il velo, confidenze che di solito restano fra le quinte. E quando l'ospite è amato quanto Burak, l'attesa si trasforma in febbre. Dalle anteprime circolate, l'intervista tocca i punti cardinali della sua parabola artistica e umana. La fama che travolge e trasforma, la pressione che non fa sconti, il difficile equilibrio tra palcoscenico e intimità, la passione per i progetti che contano davvero e la voglia, ancora intatta, di crescere come attore e come uomo. E poi, immancabile come la memoria di una melodia, arriva il capitolo che tutti aspettavano, Kara Sevda, l'opera che lo ha consegnato a un pubblico globale, e con lei il legame speciale costruito con Neslihan sul set. Ed è qui che le acque hanno iniziato a incresparsi. Quello che sta catturando l'attenzione non è solo ciò che Burak ha detto, ma come quelle parole hanno risuonato dall'altra parte, presso chi, insieme a lui, ha vissuto quelle pagine irripetibili. La reazione di Neslihan, o per meglio dire i segnali che molti hanno interpretato come reazione, è l'elemento che ha incendiato le bacheche. Sappiamo bene che, anche se le loro strade sentimentali secondo molti si sono separate, l'interesse che il pubblico nutre per il loro rapporto non si è mai sopito. C'è stima reciproca, c'è rispetto professionale, ci sono ricordi difficili da archiviare. E così, sui social, lenti come microscopi, i fan hanno iniziato a cercare indizi. La domanda che rimbalza è semplice solo in apparenza. Cosa ha detto Burak in quell'intervista per far scattare, forse, qualcosa in Neslihan? C'è stata una risposta pubblica ma velata, o siamo di fronte all'ennesimo gioco di specchi generato da chi li ama e non smette di leggere tra le righe? Per provare a capirlo, dobbiamo immergerci nel contesto, ascoltare la musica oltre le parole, seguire la linea sottile tra il detto e il suggerito. Nei passaggi che più hanno colpito, Burak parla con franchezza della vertigine del successo, di quanto sia stato necessario mettere paletti per proteggere ciò che è privato, e di quel tipo di disciplina silenziosa che si costruisce giorno dopo giorno. Insiste su una verità che chi lo segue ha imparato a riconoscere, scegliere i progetti per amore, e non per rumore. E quando arriva il momento di ricordare il set che gli ha cambiato la vita, le frasi si fanno più morbide, come se le immagini scorressero davanti agli occhi. Racconta quanto l'intesa sul set fosse palpabile, come la fiducia reciproca avesse plasmato ogni scena, e quanto l'energia condivisa avesse inciso sul risultato finale. Non fa proclami, ma non evita la gratitudine. E per molti, in quell'agenzia di emozioni trattate con cura, c'è la chiave della reazione di Neslihan. Cosa ha fatto, dunque, Neslihan? Qui la trama si infittisce. Diversi profili di media turchi e pagine di fan hanno segnalato una serie di movimenti considerati indicativi. Secondo le teorie più convincenti, la prima scintilla sarebbe nata su Instagram, un like a un post di Vanity Fair che riportava uno stralcio dell'intervista, un estratto in cui Burak ringraziava il destino per le collaborazioni che lo hanno reso migliore. Un gesto che dura un secondo, ma rimane inciso nelle statistiche e nella memoria di chi osserva. C'è anche chi sostiene che ci sia stato un commento, magari rimosso, forse mai esistito, o una storia condivisa con una frase dal sapore nostalgico.
Poi circolano voci di un contatto privato, un messaggio discretissimo, riferito da qualcuno che giura di essere vicino a uno dei due. Ma, si sa, nel perimetro del gossip la certezza è una moneta rara. Spesso ci muoviamo per tracce, allusioni, scie lasciate da chi preferisce che a parlare siano i silenzi. La lettura più gettonata è che Burak abbia espresso un apprezzamento profondo per Neslihan, non soltanto per il talento cristallino, ma per quella rara connessione che, quando accade, non si può fabbricare. Avrebbe riconosciuto quanto il loro dialogo creativo abbia inciso su ogni scena e come l'alchimia, mai ostentata, abbia contribuito in modo decisivo al fenomeno globale di Kara Sevda. È il tipo di ringraziamento che non chiede permesso e che, se arriva, bussa direttamente al cuore. Ed ecco perché un semplice like, in questo contesto, può valere più di 1000 dichiarazioni. È un cenno che dice ho sentito, ho capito, e va bene così. C'è chi spinge l'interpretazione oltre e immagina che la reazione sia stata più diretta, magari un messaggio inviato a tarda sera, quando la città rallenta e le parole trovano spazio, o una risposta allusiva a un post di Burak, nascosta tra righe poetiche. Al momento, però, non c'è un riscontro pubblico che lo confermi. Ci muoviamo nel territorio sfumato dei dettagli, il ritmo di pubblicazione, le foto scelte, i testi selezionati. Ed è incredibile quante storie si possano scrivere partendo da una sola immagine condivisa, da una frase lasciata a metà. Non dimentichiamolo, nell'era in cui viviamo, la frontiera tra pubblico e privato è sempre più mobile. I fan, affamati di segnali, leggono di tutto in ogni pixel. Un like vale una stretta di mano, una foto d'archivio diventa una lettera, un tramonto postato alla sera è un appuntamento con la nostalgia. Fa parte del gioco e, ammettiamolo, è una parte che a molti piace. Ci coinvolge, ci fa sentire dentro la storia, ci permette di immaginare. L'importante è ricordare che il rispetto deve restare la cornice. Quando si parla di persone reali, l'interpretazione non può trasformarsi in sentenza. Su una cosa, però, quasi tutti concordano. L'intervista di Burak su Vanity Fair è stata un centro perfetto. Gli ha permesso di mostrarsi senza maschere, di far capire il senso ultimo delle sue scelte, di raccontare il perché del suo rigore. E, in controluce, ha riacceso quella fiamma collettiva che ancora oggi lega milioni di spettatori alla coppia artistica che formò con Neslihan. Il retaggio di Kara Sevda non si misura più con i numeri, vive nell'affetto che attraversa le lingue e i paesi, in quell'eco che resta quando l'ultima puntata è finita da anni ma il sentimento non si è affievolito. Torniamo allora alla reazione di Neslihan. Non ci sono comunicati ufficiali, nessuna dichiarazione netta. Eppure, per chi osserva, una certa vibrazione c'è. Molti hanno notato che, negli stessi giorni dell'intervista, lei è apparsa più presente sui social, con contenuti curati e insieme quotidiani, un sorriso rubato alla luce del mattino, una frase sul valore dei ricordi che ci rendono ciò che siamo, una foto in bianco e nero che non dice dove né quando, ma che parla al cuore di chi sa. Coincidenze? Forse. Allusioni? Per alcuni sì. In ogni caso, carburante per la conversazione. A livello personale, permettetemi una riflessione. È sempre bello vedere quando due artisti, dopo aver condiviso un percorso così potente, mantengono la grazia di un rispetto che non si sbriciola. Significa che quel che è avvenuto sul set non è stato solo lavoro, ma una lezione di fiducia. Se davvero c'è stata una reazione, se davvero Neslihan ha voluto, a modo suo, rispondere a quelle parole, lo ha fatto con la delicatezza che la contraddistingue. Senza clamore, senza trasformare l'attenzione in rumore. E per chi li segue, per chi si è emozionato con loro, questa discrezione è più eloquente di qualunque monologo. Possiamo dunque dire che la risposta di Neslihan, ammesso che ci sia stata, rientra nel registro che ci aspettavamo, un gesto misurato, rispettoso, un filo di nostalgia che non scade nel melodramma. Nessun fuoco d'artificio, nessuna frase roboante. Solo segnali che suggeriscono una serenità guadagnata, la consapevolezza che ciò che è stato non ha bisogno di essere riscritto, ma può essere ricordato senza paura. È così che si muovono le stelle quando hanno compreso il valore del silenzio, custodiscono ciò che conta,
ma non chiudono la porta alla gratitudine. In definitiva, l'incontro tra Burak e Vanity Fair non è stato importante soltanto per il blasone della testata, ma per ciò che ha permesso di mettere in luce. Un artista saldo nelle sue idee, pronto a raccontare il cammino compiuto e quello che ha davanti. E l'eco attribuita a Neslihan, pur avvolta dall'interpretazione e dalla lente instancabile dei social, sembra andare nella stessa direzione, riconoscere il valore di parole pronunciate con misura, accettare che alcune storie non finiscono, cambiano solo forma. È un promemoria della forza che il loro lavoro ha avuto e continua ad avere, e dell'affetto che il pubblico non smette di restituire. Prima di salutarci, voglio lasciarvi con una domanda che non è solo curiosità, ma desiderio di confronto. Voi come avete letto questi segnali? Vi sembrano semplici coincidenze o ci leggete una risposta più profonda? Vi piacerebbe rivederli insieme, magari in un progetto che sappia parlare alla maturità che hanno raggiunto, senza inseguire copie del passato? Scrivetemi tutto nei commenti, perché questa conversazione vive grazie a voi. Se questo video vi è piaciuto, se vi ha fatto compagnia o vi ha regalato un pensiero nuovo, mettete un like e condividetelo con chi, come voi, ama seguire le trame sottili del nostro showbiz. E se non siete ancora iscritti, è il momento giusto per entrare nella nostra famiglia. Grazie, di cuore, per essere stati qui con me oggi. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, dove le storie trovano voce e i dettagli diventano racconto.